Una guerra all'ultimo sangue, una battaglia che coinvolse due persone che una volta erano amiche per la pelle. Inganni, sotterfugi, tradimenti. No, raga, non è l'ultima stagione di Beautiful, ma è una vera e propria guerra combattuta sul suolo americano alla fine del 1800. Una guerra che non fu combattuta con le armi da fuoco, no. Fu combattuta a colpi di inganni, di tradimenti, di pietrate, come vedremo in seguito. Tutto questo è la guerra delle ossa. Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Allozilla e oggi faremo un viaggio nel vecchio West, una terra arida e inospitale, ma meravigliosamente ricca di reperti fossili. Il primo studioso di dinosauri sul suolo americano fu Joseph Leidy, che incontreremo più avanti nel video, perché non è lui il protagonista della nostra vicenda. Il nostro protagonista in realtà non è uno, sono due protagonisti che hanno influenzato pesantemente la paleontologia sia nel bene che nel male. Edward Drinker Cope e Othniel Charles Marsh. I due hanno alle spalle una storia completamente diversa. Poi, alla fine di questa, che sarà una trilogia di video, vorrei sapere chi vi è stato più simpatico e perché. Partiamo con Marsh. Marsh purtroppo non ha un'infanzia molto felice, poiché sua madre morì quando lui aveva solamente 3 anni e in pratica crebbe insieme a sua sorella maggiore Mary. I due erano davvero inseparabili. Marsh era un bambino molto timido e introverso e non aveva fatto molte amicizie tra i ragazzi della sua età, ma bensì aveva un unico amico che era il suo vicino di casa, Ezekiel Jowett, un ex colonnello dell'esercito e geologo amatoriale, che a quanto pare amava portarsi Marsh durante le battute di caccia nelle quali avevano anche occasione di raccogliere qualche minerale e qualche fossile. Marsh in seguito si laureò alla Phillips Academy nel 1856, ma non fu un percorso senza imprevisti, poiché Marsh, quando intraprese questo percorso universitario, non era molto interessato allo studio, non gliene poteva fregare di meno. Difatti amava molto di più andare fuori, andare a cercare fossili, andare a cercare rocce, minerali. Quello che fece cambiare totalmente strada a Marsh fu purtroppo un evento traumatico, la morte di sua sorella Mary a causa di un parto. Questo evento cambiò profondamente Marsh, che da quel momento decise di mettere anima e corpo nello studio e riuscì a laurearsi. E non solo si laureò, ma bensì ottenne una borsa di studio per studiare geologia, mineralogia e chimica presso la Sheffield Scientific School di Yale, che frequentò dal 1860 al 1862. In seguito a ciò si trasferì a Berlino per studiare paleontologia,
dove incontrò Edward Drinker Cope. Cope, al contrario di Marsh, invece sembra che sia nato sotto la buona stella. Aveva un culo grande come una casa, in quanto era molto estroverso, aveva molti amici. La città in cui viveva, Filadelfia, era la sede dell'Accademia di Scienze Naturali. Difatti, il nostro piccolo Edward, quando usciva da scuola, si recava al museo per osservare le esposizioni e da lì nacque la sua passione per la ricerca. Edward, a tutti gli effetti, era un bambino prodigio, eccelleva in tutte le sue materie. E quando sei così in alto, inizi un po' a montarti la testa. Difatti, il padre un giorno arriva e gli dice: «Senti, figlio mio caro, ma perché non vai a zappare un po' la terra?» Ed è quello che è successo. Infatti, Cope fu costretto dal padre ad andare a lavorare in una fattoria che era nella periferia di Filadelfia. Ma questo non fermò Cope, non sgonfiò minimamente il suo ego, la sua passione per la ricerca, in quanto a 19 anni pubblicò tranquillamente un articolo in cui descriveva 2 specie di salamandra che si era trovato davanti alla porta di casa. No, non davanti alla porta di casa, però a 19 anni a pubblicare un articolo, sai com'è? Tanto che lui continuò a studiare nel corso del tempo e all'età di 21 anni aveva pubblicato la bellezza di 31 articoli. Cioè, tu a 21 anni non sai nemmeno cosa mangiare la sera, che scrolli giallo zafferano, lui aveva pubblicato 31 articoli. Non si può battere, inchiniamoci tutti davanti a Cope, è il mio nuovo idolo, non ci possiamo fare niente, è imbattibile. Tra gli anni del 1861 e il 1862 studiò nell'Università della Pennsylvania. Ovviamente, essendo molto fortunato, chi ha avuto la fortuna di avere come insegnante esatto, Joseph Leidy, il nostro paleontologo, il primo paleontologo di dinosauri in America. Ma guarda te che fortuna! Cope, insegnami come vivere, per favore. Per sfuggire all'arruolamento durante la guerra di secessione, Cope ebbe un'idea geniale. Andò in Europa e quando accadde, nel 1863, e dove si trovava? A Berlino. Qui si incontrarono Edward Drinker Cope e Othniel Charles Marsh. I due divennero grandi amici, tanto da dedicarsi i nomi delle specie che scoprivano. Il loro rapporto, però, come le più grandi storie d'amore, iniziò a logorarsi per motivi lavorativi. Di fatto, quando tornarono in America nel 1866, Cope fu chiamato per investigare su alcuni ritrovamenti nelle cave di marna di Haddonfield, nel New Jersey. La zona in realtà non era nuova a ritrovamenti strani. Difatti nel 1838 furono ritrovate sempre in quella zona delle ossa di grandi dimensioni. 20 anni dopo, il geologo William Parker Fulk chiamò il nostro amatissimo Joseph Leidy per investigare su quelle ossa, per cercare di capire a che animale appartenessero. E nel 1858 il nostro Joseph Leidy istituì il nome della specie Hadrosaurus fulci. Tornando a Cope, i resti risultarono appartenere ad una specie di carnivoro mai vista prima, che prese il nome di Lailops aquilingus, che poi fu rinominato da Marsh in Dryptosaurus aquilingus. Prima di proseguire però facciamo un breve excursus su questo animale. Il Dryptosaurus aquilingus era un dinosauro teropode carnivoro vissuto nel Maastrichtiano, quindi alla fine del Cretacico, circa 67,6 milioni di anni fa. Questo dinosauro poteva raggiungere i 7 metri di lunghezza con un peso di 1 tonnellata e mezzo. Questo taxon è rimasto a lungo un mistero, in quanto l'unico altro teropode carnivoro che si conosceva all'epoca era il megalosauro e a livello morfologico non è che c'entrasse granché. Però col passare del tempo e con l'aumentare delle ricerche e con lo sviluppo delle tecniche di ricerca, gli scienziati sono arrivati alla conclusione che questo animale
sia collegato alla famiglia dei tirannosauri. Recentemente, con la scoperta di altre specie appartenenti alla famiglia dei tirannosauri che somigliano a Dryptosaurus per taglia e morfologia come Apalachiosaurus, hanno confermato questo legame. Ma tornando a Cobb e Marsh, Marsh in pratica si autoinvitò nel New Jersey per dare un'occhiata a quello che stava facendo Cobb. Quello che Cobb non sapeva è che Marsh segretamente aveva stipulato un accordo con il proprietario della cava affinché tutti i reperti che sarebbero stati scoperti da lì in poi dovessero essere spediti a lui. Tornato a Yale, trovò sulla sua scrivania una cassa. Questa cassa conteneva al suo interno delle ossa di Mosasaurus, un antico rettile marino che abitava il mare interno occidentale durante il Cretacico. Tra l'altro, mentre Marsh stava tornando a casa a bordo di una locomotiva, gli capitò di passare per il Wyoming. Quando il treno si fermò in questo stato, in una piccola cittadina, sentì delle voci. Gli abitanti stavano parlando di alcuni strani ritrovamenti nella zona, forse qualche reperto umano. Marsh era incuriosito, pagò di tasca sua il capocarrozza per fermare più a lungo il treno, trovò il luogo dove erano state rinvenute queste ossa e scoprì che non si trattavano di ossa umane, ma bensì di una specie di cavallo, Equus parvulus, che oggi chiamiamo Eurohippo. Cobb nel frattempo stava studiando dei reperti contenuti in delle casse provenienti da Fort Wallace in Kansas e quelle casse contenevano dei resti di plesiosauro. A quel plesiosauro Cobb diede il nome di Elasmosaurus platyurus. Ancora non lo sapevano, ma i resti di quell'antico rettile marino non solo avrebbe cambiato il loro destino, ma avrebbe cambiato il destino dell'intera paleontologia.